Ciao ragazzi, sapete cosa mi rende orgoglioso del mio operato su YouTube? Cose come questa. Federico, ossia questo ragazzo qua che vedete nel video, dopo aver visto il mio video che gli spiegavo come fare la button box, ha capito e si è creato la sua button box. È andato a vedere anche altri video per questo tipo particolare di button box, ma alla fine ha trovato abbastanza chiaro il mio video e si è lanciato. Ha preso quello che gli serviva e ha realizzato la sua propria button box. Come vedete qua è tutta bella funzionante nella sua postazione, io sono felice, lui è felice e siamo tutti felici. Chiusa questa parentesi, adesso dedichiamoci al mouse. Ci eravamo lasciati che l'avevo bucato, l'avevo carteggiato e avevo cambiato i piedini. Adesso andiamo a vedere le fasi successive delle mod, ossia la verniciatura e il paracord. E adesso una passata di bomboletta. Adesso non resta che aspettare che si asciuga, quindi domani. Allora, mi sono fatto fare dal mio amico Cristian Zanghi, che vi lascio il link in descrizione del suo sito, questi mini adesivini di Quake. Gliene avevo chiesto uno, ma ha deciso di farmene un po'. E adesso li andiamo a mettere nel mouse. Uno. Christian mi ha fatto anche un adesivo così, ma più grande, per il mio case di Quake. Se avete richieste del genere, lui è l'uomo che fa per voi. Allora, attacchiamolo. Ok. Ecco qua, bello quakeoso. Nel frattempo è arrivato anche il paracord, quindi lo andiamo a montare. Allora, qui abbiamo verde, bianco, rosso, nero e blu. Qui abbiamo verde, bianco, rosso, nero e nero. Io spero che vada bene, spero veramente che vada bene. Ho preso il paracord che praticamente diceva che era compatibile con un certo tipo di Logitech, però ora ho fatto la presunzione che più o meno tutti i Logitech avessero lo stesso attacco, e mo vediamo se la mia presunzione ha ragione. Presunzione, ma si può dire la mia presunzione ha ragione? Ha senso? Beh. Comunque, se avevo ragione o no. Mi si è bloccata la webcam, ma comunque l'ho montato. Adesso andiamo a rimontare il mouse. Ok, facciamo passare il cavo di qua, ok, e gli rimettiamo la sua scocchetta piccolina piccolina. Riavvitiamo le viti. Ok, ho collegato il mouse è acceso, cambio dei DPI, funziona, tasto destro funziona, tasto sinistro idem. Apriamo il browser per navigare avanti e indietro, funziona. Bene, il paracord ha funzionato, l'attacco era come doveva essere. Questo è il mio mouse come si presenta attualmente, con i piedini cambiati, la riverniciatura, l'alleggerimento, il logo di Quake e il paracord. Eccolo qua, questa è la fine della modifica al mio G203 Prodigy. Enjoy!